All'indomani della guerra, in una Milano distrutta dai bombardamenti ma già impegnata nella ricostruzione, Franco Albini ricopre incarichi politici e culturali di notevole responsabilità. Tra il 1945 e il 1946 egli è contemporaneamente commissario straordinario presso l'Ordine degli Architetti della Lombardia, primo presidente del Movimento di Studi per l'Architettura e direttore, con Giancarlo Palanti, della nuova serie della rivista Casabella. In realtà, questi incarichi non modificano il riservato distacco con cui l'architetto si è sempre tenuto lontano dalle polemiche, soprattutto quelle espresse sulla carta stampata, anche se contribuiscono a sviluppare il mito dell'inflessibilità del suo carattere. Il primo compito, nelle vesti scomode di giudice dei trascorsi fascisti dei suoi colleghi e la conseguente presidenza dell'MSA, la nuova associazione di tendenza degli architetti milanesi, gli derivano probabilmente dall'aver svolto un ruolo di appoggio non secondario tra le file della Resistenza. Mentre la direzione di Casabella, o più precisamente Costruzioni Casabella, come recita la copertina, è assunta quasi sicuramente su pressione dell'amico Palanti, che aveva accettato l'incarico di raccogliere l'eredità di Persico e Pagano dopo la sospensione delle pubblicazioni nel 1943, in piena guerra. In realtà, l'avventura di Albini e Palanti alla direzione della gloriosa rivista produce solo 3 fascicoli, usciti nel 1946, tra i quali però non possiamo dimenticare il numero triplo 195-198, interamente dedicato alla figura e l'opera di Giuseppe Pagano, morto l'anno prima nel campo di concentramento nazista di Mauthausen. In questo periodo Albini riprende la sua attività professionale con rinnovato slancio. Redige numerosi progetti di arredamenti, di allestimenti e partecipa a concorsi di architettura ed urbanistica, in collaborazione con altri colleghi. Siamo arrivati così agli anni 50, forse la stagione più ricca e felice di riconoscimenti per la carriera dell'architetto. Nello spazio di un decennio, il suo studio milanese, nel quale assume sempre più importanza la presenza di Franca-Elg, realizza l'albergo rifugio Pirovano a Cervinia, i musei genovesi di Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e del Tesoro di San Lorenzo, l'edificio Ina a Parma, il magazzino La Rinascente a Roma, oltre a uffici, case popolari, ville, allestimenti e molti complementi d'arredo, come la sedia Luisa e le poltrone Margherita e Fiorenza. Nel 1946 l'amico alpinista Giuseppe Pirovano commissiona ad Albini il progetto di una casa con annessa scuola di sci a Cervinia. Poco dopo l'incarico si trasforma nell'albergo rifugio per ragazzi, realizzato in collaborazione con Luigi Colombini, opera che costituisce un'eloquente declinazione del nuovo corso intrapreso dall'architettura italiana sul tema della tradizione e del rapporto con la storia. Alla ricerca di un ambientamento nel contesto alpino, Albini decifra il procedimento strutturale della baita valdostana, formata da un blocco ligneo con le pareti incastrate a rascard, protetto dall'umidità del terreno e posto su sostegni in legno e funghi di pietra, attraverso il disegno che Albini compone di un edificio con le caratteristiche costruttive tradizionali, ma letteralmente esposto su un piedistallo in muratura, circondato da giganti pilastri conici in pietra, che terminano con capitelli in legno e pietra finamente sagomati a fungo. Nel 1951 sulla rivista Edilizia Moderna, così l'architetto definisce le premesse teoriche del suo progetto. Non occorre certamente precisare che non si vuol parlare di architettura folcloristica, ma di un'architettura che non sia ambientalmente e quindi urbanisticamente indifferenziata. E ancora una volta si vuol dire che l'architettura moderna non consiste nell'uso dei materiali e di procedimenti costruttivi nuovi, ma che tutti i mezzi costruttivi sono validi in tutti i tempi, purché logici e ancora efficienti.
Così formulata, l'affermazione di Albini individua un'ampia linea di ricerca, all'interno della quale si potrebbero raccogliere numerose opere che hanno rappresentato l'architettura italiana del dopoguerra. Tuttavia, l'edificio di Albini a Cervinia in realtà trasfigura l'architettura rurale con l'intento di affinare eleganti iconografie della modernità, tenendosi dunque a notevole distanza da quell'ideologia populista di matrice antiurbana che ha animato le esperienze della grande stagione del neorealismo italiano. I protagonisti della scuola di Milano infatti assumono la campagna in una dimensione di completamento e non di alternativa alla vita metropolitana e per questo motivo riescono ad evitare accuratamente i pericoli di un nostalgico sentimentalismo verso i valori della civiltà contadina. Ma nella carriera di Albini l'interpretazione della tradizione alpina corre parallelamente a un altro impegnativo confronto con la storia, che in questi stessi anni approda a Genova nell'allestimento dei 3 splendidi musei riconosciuti in tutto il mondo come capolavori dell'architettura del Novecento. 3 opere di cui parleremo nella lezione successiva.